Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare un nuovo jump starter della Topdon. Hanno fatto la versione big, cioè quella da 2000 A. Avevamo provato la versione più piccola da 1200, invece è uscita la versione più grossa. Quindi questa ha la capacità di creare più spunto, più picco per riuscire ad accendere i nostri motori. C'è qualche novità all'interno, adesso ve lo faccio vedere. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like e di condividere questi video. Tempo fa avevamo visto la versione da 1200 che aveva qualche funzionalità che magari era anche un po' sinceramente futile. Aveva, ad esempio sul front aveva la possibilità di ricaricare il telefono soltanto appoggiandolo, però tutte cose che secondo me dei gadget che magari non sono richiesti da uno jump starter. La richiesta è avere tanta potenza e quindi riuscire ad accendere il nostro motore. E questa volta hanno esagerato, quindi hanno fatto uno jump starter da 2000 A di picco. Ma andiamo a vedere come è fatto. Questa volta la custodia è migliorata, molto più carina, molto più solida. All'interno troviamo ovviamente lo jump starter che è leggermente più sottile e minimale, molto meglio sinceramente, che non mi piacciono le cose troppo complicate. Qui abbiamo tutti gli attacchi, quindi qui inseriremo i cavetti, invece qui abbiamo le uscite USB, quindi USB 3 e USB normale per la ricarica di telefoni o quant'altro. Di lato invece abbiamo la ricarica dello jump starter tramite USB-C con i classici ricaricatori dei telefoni a 5 volt, oppure dall'altra parte abbiamo la presa DC da 14 o 16 volt, quindi con questa ovviamente si fa prima. In dotazione non danno il caricatore da 14-16, io qui non ce l'ho. Abbiamo i cavetti, i morsetti sono belli cattivi, sono duri. Abbiamo la presa da inserire negli scassi che vi ho fatto vedere prima, e in più abbiamo un cavetto USB-C per la ricarica e basta. Qui c'è una retina, ovviamente possiamo aggiungere delle cose se abbiamo un caricatore da 14-16 volt per la ricarica, quella più rapida, da attaccare alla presa di casa, o comunque altre cose possiamo inserirle qui. Se abbiamo dei gadget da automobile o da moto da sfruttare eccetera, possiamo metterlo qua. Spingendo il tastino dell'accensione ci fa vedere con i LED quanto è carico. Adesso è al 75%, io non l'ho ricaricato, l'ho tirato fuori così come me l'hanno mandato, quindi è già carico dall'azienda praticamente, e i LED poi si spengono da soli. E poi abbiamo una luce clamorosa, perché se io tengo premuto, boom, abbiamo una luce per fare luce. Se premo un'altra volta abbiamo la luce strobo, se premo di nuovo abbiamo l'SOS classico che c'è praticamente in quasi tutti. Se premo di nuovo si spegne. Una cosa molto interessante è questa: quando inseriremo la presa nello jump starter e attaccheremo i nostri cavetti, qui appariranno due luci. Quando la luce verde è ferma, allora si potrà accendere l'automobile. Se la luce verde è lampeggiante, vuol dire che c'è un problema, cioè che magari la batteria della macchina è veramente morta, finita. Quindi qui c'è un pulsantino, cosa che negli altri non c'è e io non ho trovato in nessun altro jump starter effettivamente, che si chiama boost, vedete? Spingendo questo tasto è come se lui fosse in grado di dare una scarica ancora più forte per dare più potenza alla batteria che è praticamente morta, finita. Ricordate che se la batteria è proprio andata completamente, che è morta, questi affaretti qui non riescono ad accendere la macchina, non sono come quelli da 1000 euro che ha il meccanico. Però questo dovrebbe farcela, perché ha questo pulsantino di boost che dovrebbe dare un picco molto più alto per l'accensione della macchina. Ricordate che arriva a 2000 A di picco, che è tanto, quindi qui possiamo accendere motori fino a 6000 di cilindrata eccetera eccetera, ma questo lo dicono tutti di poterlo fare, ma questo qui, avendo la caratteristica di boost qua, effettivamente è molto più interessante. Questo andrà a sostituire quello vecchio che ho nella macchina.
E ne ho provati diversi di questi qua, quindi ho il Walkman, ho il Topdon, quello vecchio, però questo qui con questo pulsantino effettivamente per la macchina mi dà più fiducia, quindi magari gli altri li metto nella moto. La misura è un pochino più contenuta dell'altro, vi ripeto, è un pochino più sottile e anche più leggero, quindi meglio. Possiamo sfruttare la sua custodia oppure lo possiamo mettere come ci pare dentro la macchina. Lavora fino a temperature di meno 10, meno 20 gradi, quindi va bene per qualsiasi tipo di utilizzo. L'utilizzo è molto semplice, basta ritrovarci in una situazione in panne, inseriamo la presa in questo modo, attacchiamo, lui infatti si accende già, attacchiamo i morsetti alla batteria e accendiamo l'auto. Non c'è assolutamente nessun tipo di mistero dietro a questi starter. Non vi faccio vedere l'utilizzo proprio sul campo perché è sempre la stessa cosa, ne ho fatti diversi di video e questa però è la versione aggiornata. Vi ricordo il nome di questo prodotto che trovate su Amazon, lo trovate nei link in descrizione, si chiama Jump Surge JS 2000 della Topdon con un picco di 2000 ampere. Per questo video ragazzi è tutto, spero di essere stato utile, noi ci vediamo alla prossima, ricordatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e un like. Ciao!